Oggi facciamo questa Zoom che io amo davvero perché parleremo di come utilizzare i social, ma in modo semplice, perché sapete che a me mi piace da matti fare le cose in modo semplice e soprattutto anche se la persona non ha followers, tipo me, io non è che ho milioni di followers, invece a me i social mi funzionano molto 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 bene. Quindi oggi parleremo di questo e anche di come utilizzarli, soprattutto per le persone che non si vogliono far vedere, che purtroppo, dico purtroppo perché davvero che quando uno rompe quella barriera del volersi mostrare, cambia tutta la storia, e tutto, i risultati si duplicano, triplicano, a una velocità pazzesca se avete una strategia, un messaggio specifico, se lo lavorate bene fa la differenza totalmente, però visto che ci sono tante persone che non si vogliono far vedere, io ho voluto creare questa presentazione per voi, semplice, per vedere se vi posso dare qualche consiglio. Io non sono una persona, come dire, tecnica, ossia una specialista in social e in queste cose. Tutto quello che spiego è la mia esperienza e da un punto di vista delle persone che siamo a casa e che non sappiamo come utilizzare i social. Quindi da questo punto di vista. Quindi andiamo avanti con la presentazione. Chi sono? Perché sì, c'è qualcuna che ancora non mi conosce. Io sono Olga Ciolvi e da oltre 18 anni, ormai 20, che lavoro da casa e soprattutto sono un'esperta in vendita online e in creare i rapporti con le persone lavorando da casa. Questa è la mia passione e aiutare altre persone a fare lo stesso è quello che a me mi fa alzare alla mattina tutti i giorni. Se non riesco a aiutare altri a fare lo stesso, non trovo lo scopo nella mia vita e per questo voglio fare questa Zoom. Allora, come iniziare senza commettere errori? Ho voluto intanto subito parlare degli errori perché è la cosa che facciamo tutti, anch'io bene, anche ancora oggi faccio errori, non pensate che mi salvo, però gli errori sono qualcosa che è molto normale, soprattutto quando uno inizia, ma basta solo fare qualche accorgimento e vedrete la differenza, davvero, perché quello che io vedo, e lo vedo con tanta esperienza che ho creando team, gestendo persone, è che le cose un po' sono sempre quelle, non è che sentirete una cosa molto diversa di quello che sicuramente avrete già sentito. Il problema è che le persone non lo applicano, non lo fanno. Quante volte diciamo le cose e le cose non vengono fatte e dopo tanto tempo ancora ci sono cose che sono la base e senza di quello è inutile, non uscirà mai niente di buono dai social se non mettiamo a posto la base. Quindi quello è fondamentale. Quindi i social non è che c'è una qualcosa di magico che tu dici, ah, io faccio questo e già mi funzionano. No, non c'è una soluzione magica, facile, che io vi posso dire, fai questo e il tuo video andrà virale e avrai tanti followers e ti contatteranno tutti e tutti ti compreranno. A me ancora non mi è successo, quindi penso che una cosa veramente difficile e dubito che a chi come noi siamo del giorno per giorno che facciamo cose semplici, dubito che quelle cose succedano. Quindi è meglio che lavoriamo con una strategia specifica che è quello che andremo a vedere perché se aspettiamo a che un nostro video vada virale, sì, magari hai la fortuna, però è uno di non lo so quanti mille. Quindi a me in tanti anni ancora non mi è successo. Quindi, la prima cosa che dobbiamo assolutamente fare, lo so che l'ho già detto, lo so che dici un'altra volta questo argomento, ma è che ancora ci sono tante persone che non lo fanno ed è incredibile questa cosa, è preparare il profilo. È come la porta d'entrata a casa tua. Se la porta d'entrata a casa tua non rispecchia quello che c'è dentro e non comunichi qualcosa di carino, pulito, magari elegante o professionale o semplice, ma che te venga voglia di entrare, le persone non entrano in casa tua. Il profilo è lo stesso. Con un profilo che non è sistemato bene, tutto quello che vi dirò di adesso in poi
è inutile, cioè, possiamo smettere di fare tutto perché quello è la base, è veramente la base. Quindi, ripetendo quello che ho detto tante volte, una foto di profilo dove si vede voi di mezzo busto, sorridenti e con molta luce. Guardate che ci sono le applicazioni del telefono o in Canva o in tante applicazioni che ci sono che la luminosità delle immagini si può alzare. Io molte volte, a volte mi faccio delle foto e dico, oh, è venuto un po' oscura. Allora le metto un po' di luce con qualunque programma, con Canva, con CapCut, con quello che sia, e cambia la immagine. Solo facendo quel piccolo gesto vedrete che la immagine è molto più bella. Quindi la luce è fondamentale, così come è fondamentale sorridere, perché se non sorridete non ispirate a nessuno a contattarvi. E allora già è inutile che continuiamo a... Vedere un attimo che metto il Bene, mettilo subito via quel bicchiere. secondo, che metto il... ecco, disattivo l'audio, perfetto, penso che siamo tutti sì. Ok, allora dicevo che è inutile se no, mettere una foto che se siete belle ma serie non funziona perché io non vi contatterei. Poi la bio, quindi quella parte dove c'è tutta la descrizione, deve essere molto chiara e deve spiegare chi sei e cosa fai. Cioè, sono tre punti: chi sei, cosa fai e come puoi aiutare gli altri. Questi tre punti devono esserci, non solo acquista dal mio shop o ecco il mio link o entra nel mio team. No, devi spiegare chi sei, cosa fai e come puoi aiutare alla persona che ti legge o che arriva al tuo profilo. Questo è fondamentale. Poi un'altra cosa, per inserire link nel profilo c'è questa applicazione, non è esattamente un'applicazione, è una piattaforma gratuita che si chiama Linktree, la vedete qua scritta, Linktree, che se voi andate in internet lo trovate, è gratuito e quello vi permette di creare inserire varie link a varie cose, no? Se andate nel mio profilo di Instagram, io ce li ho anche in TikTok. E è molto comodo perché non pagate niente e voi mettete lì, non lo so, il link al vostro negozio online, il link per la registrazione per entrare nel vostro team, il link per contattarvi con WhatsApp, importantissimo. Come fanno le persone a contattarvi se non mettete il WhatsApp lì? Quindi tutte queste cose devono essere nel profilo, dovete rendere facile che le persone vi contattino. E adesso andremo a vedere più avanti perché questo è importante, perché insomma i contatti, insomma adesso parleremo, perché io con i contatti sapete che è la cosa fondamentale che dobbiamo ottenere. E poi l'altra cosa è l'estetica, o sea, non serve, io per esempio nel mio profilo, se andate a vedere un giorno se avete tempo e volete divertirvi, ho cambiato l'estetica io non so quante volte, perché avevo iniziato con bueno, avevo iniziato senza niente, poi ho cambiato i colori, poi ho cambiato la scrittura, poi ho cambiato tutto e adesso recentemente ho tornato a cambiare, ma io non cancello mai tutto quello che c'è prima, perché sennò perdete tutti i followers, tutta la gente che magari vi seguiva prima. Quindi se dovete fare delle modifiche sul profilo, non cancellate le cose vecchie perché state perdendo tantissime persone che potrebbero arrivare ai vostri profili. Quindi, piuttosto, a parte che dopo non è che vanno a consigliare cose vecchie, Instagram dura poco, per esempio, quindi la gente guarda quello che le compare, è difficile che vanno a vedere cose vecchie, anche se è vero che le possono vedere. È ovvio, se avete qualcosa che non vi piace, lo togliete, però io non vi consiglio, perché l'ho già visto, no? Di persone che iniziano l'attività e tolgono tutto e cambiano con altre cose, iniziano da zero. Allora uno entra e vede un profilo con uno o due post e a me non mi dà fiducia quello, non mi ispira professionalità, non mi ispira una storia di vita che è quello che noi vogliamo di una persona, no? Del profilo. Quindi, come c'è scritto qua, prima sistemiamo la casa e poi invitiamo gli ospiti. E la casa è il vostro profilo di Instagram. Datemi solo un attimo che ho visto che c'è una persona che ha il microfono aperto. Perfetto. Bene, andiamo avanti.
Bene, allora, i contenuti devono, lo so che sembra ovvio, perché lo direte, già ve l'ho detto all'inizio che sono cose semplici che abbiamo detto tante volte, ma è proprio così. Devi esserci un messaggio preciso. Cioè, uno non può postare qualcosa per postare e basta. No, io prima da postare qualcosa impiego tempo in pensare qual è il messaggio che voglio dare con quello che sto per postare, qual è quell'obiettivo che voglio raggiungere. Quindi non posto per postare o mettere foto dei prodotti non funziona perché la gente non va a Instagram o a TikTok per acquistare, a meno che non trovi una cosa stranissima che le fa molta illusione e allora sì, però di solito per quelle come noi che lavoriamo da casa postare foto solamente con la foto del prodotto, magari qualche descrizione del beneficio e così, è troppo poco, è povero e non c'è una storia dietro, non ti tocca il cuore, la gente passa veloce e ti perdi quell'opportunità di avere qualcuno che ti contatta. Pensate che in Instagram, soprattutto in TikTok anche meno, però in Instagram in 3 secondi ti sei già giocato la persona che ti lega, cioè se in 3 secondi non le hai attirato l'attenzione per qualcosa, la persona scorre subito. In TikTok è ancora più veloce, perché sono più giovani e quindi è ancora più veloce. Quindi mettere una foto di un prodotto non le interessa a nessuno e scorrono e quindi è solo perdita di tempo per voi. Quindi il mio consiglio, e adesso andremo a vedere un po' come fare, è di pensare che cosa potresti inserire che sia una storia, deve essere qualcosa che tu spieghi. Adesso andremo a vederlo. Basta che sia, non lo so, la vostra esperienza su qualcosa, un consiglio, una trasformazione, ma deve esserci qualcosa che raccontate, non semplicemente mettere un post per metterlo, quello davvero che è solo perdita di tempo. Poi, se non conoscete ChatGPT, non sapete cosa vi state perdendo. Penso che lo conoscete già tutti. ChatGPT è quella piattaforma gratuita online che, vi ho messo qua il link, che è qualcosa di meraviglioso. Quando non avete idee, andate a ChatGPT e le dite, io devo fare un post che parli su quello o che non lo so di che cosa parli e non ho idea da dove iniziare. Mi puoi dare idee? E tu gli dici, io faccio questo, vendo questo. Ehm, insomma, date un attimo che accetto altre persone. Perfetto. Quindi date informazioni a ChatGPT, le dite chi siete, che cosa volete, qual è il vostro obiettivo. Quanto più informazioni le date, più risposte adatte vi darà e vi può dare una quantità di consigli che è impressionante. Io lo uso come 30 volte al giorno, lo uso per tutto, per il contenuto sui social, per creare messaggi WhatsApp per il team, per creare PDF, per creare, bueno, tantissime cose. E quindi è una meraviglia usare ChatGPT, soprattutto quando non avete idee che, insomma, che dite che cosa io, che cosa pubblico o da dove inizio. Allora, un secondo che sto togliendo l'audio delle persone, scusate. Bene, a posto. E quindi andate a ChatGPT, se ancora non lo avete usato e che non avete idea di che cosa vi state perdendo. Io lo uso con la versione gratis, non pago niente e soprattutto le dico, guarda che la prima parte del post deve essere di impatto, cioè tieni conto che le persone sono 3 secondi e poi spariscono, quindi che cosa devo scrivere se è una cosa scritta, che cosa devo scrivere all'inizio del post o che cosa devo scrivere nella descrizione o che cosa devo dire quando inizio a parlare di qualcosa. Perché se fate un video, non lo so, volete magari parlare di un prodotto, iniziate a spiegarlo senza una frase gancio potentissima all'inizio, le persone scorrono e perdete, avete già perso tutto. Quindi sono quei 3 secondi dell'inizio che fanno la differenza. Io qualunque cosa pubblico, penso sempre qual è la prima frase che dico, se no andate a vedere la prima frase. Quella frase deve creare curiosità. Quando non crea curiosità, le persone non mi seguono. Quindi ottimizzate la vostra comunicazione con ChatGPT perché davvero è una meraviglia e davvero che quando iniziate a usarlo poi diventa una cosa
come dire, addittiva, no? Perché è davvero comodo. Allora, quando voi fate dei contenuti sui social, e non importa se lo fate TikTok, Instagram, Facebook, dove volete, la domanda che dovete farvi è: questo post aiuta a qualcuno a capire perché dovrebbe contattarmi? Questa è la domanda che vi dovete fare. E se la risposta è perché aiuta a che mi comprino un prodotto, è sbagliato, perché non vanno a comprare. La gente va a divertirsi sui social, a imparare qualcosa, a intrattenersi, a vedere la storia delle persone. Cioè, se voi create la vostra storia sui social, e non importa se non vi volete far vedere, cioè, non importa, basta che fate vedere le mani con dei video o le cose che fate durante il giorno, qualunque cosa, non è obbligatorio farvi vedere. Quello che sì è super, super, super importante è che ci sia una storia dietro che tocchi il cuore delle persone, deve essere qualcosa di emotivo, qualcosa che succeda a altre persone. A volte, per esempio, io ho una persona nel team che ha una difficoltà specifica. ehm, non la dico per privacy e quindi non la dirò per privacy, ma questa persona non si vuole far vedere proprio perché ha una specifica difficoltà, ma quello che non sa è che quella difficoltà che ha, e soprattutto è super vergognosa, non si vuole far vedere, si vergogna da matti, no? Ma quella difficoltà è la sua forza e finché non lo capiremo non andrete avanti. Io, per esempio, se mi trovasse con un profilo non so, su Instagram o TikTok di una persona super vergognosa, super imbranata, super che la vedi che quasi che soffre perché non sa cosa dire, cosa fare, e lei si mette in gioco anche come se fosse, non lo so, un'esperienza, sai, che io me la guarderei. E sai cosa? Così come io, tante altre persone che hanno quella stessa difficoltà lo farebbero e lei si creerebbe il suo seguito di persone. Guardate, per esempio, ieri sono stata in un evento del Pharmacy, sapete che io lavoro in Pharmacy, e sono andata a Milano a un evento in Pharmacy che c'erano 1500 persone. E una delle persone premiate sul palco è una ragazza dell'Ecuador che, bueno, io non so quante persone ha nel team, 5.000 persone, una cosa esagerata, guadagna non vi dico quanto, e sapete cosa ha fatto lei? Lei è andato a trovare sui social tutte le persone latine, quindi del Sud America come lei, che parlano spagnolo, perché parlano spagnolo, che lavorano in qualunque parte del mondo, perché sapete che con Pharmacy possiamo fare l'attività in qualunque parte del mondo. Quindi lei è andato in cerchia, cioè ha cercato latinas, quindi persone del Sud America che parlano spagnolo, che sono in altri paesi e loro hanno una grande difficoltà in trovare lavoro. Molte di loro fanno le pulizie, che è un lavoro molto, molto, cioè, non è un brutto lavoro, eh? Mi raccomando, anch'io l'ho fatto, le pulizie, quindi, però molte devono lavorare a fare le pulizie o a fare tipi di lavori con tante ore di lavoro o sottopagate perché per qualche motivo hanno questa difficoltà. Lei è andata a cercarsi queste persone, questi tipi di persone e ha creato contenuti per loro parlando in spagnolo dall'Italia e si è fatto un business impressionante. Quindi bisogna trovare quelle persone che sono affini a te. O per esempio l'altro giorno mi spiegavano in un altro evento che è stato in Miami di una ragazza che è di colore e che lì in Miami avevano tante difficoltà anche loro perché avevano tutto il problema degli immigranti, l'immigrazione, quindi questo che sono molto a rischio. Allora, questa ragazza aveva un team enorme, aveva un'attività di molto successo, perché quello che ha fatto è dirle a queste persone di mostrarsi, ha trovato questo gruppo di persone come lei, che era una emigrata all'inizio, e le ha aiutato tramite i social e soprattutto, sentite bene, tramite le storie
e ogni giorno le fa fare tante storie diverse, spiegando la loro vita, la loro attività, quello che fanno, eccetera. E sapete che nelle storie di Instagram si possono mettere il link per acquistare i prodotti, per registrarsi, per contattarvi con WhatsApp. Sui post no, i link non sono cliccabili, però nelle storie sì. Quindi le storie di Instagram sono super potenti. Quando voi vedete dei profili che hanno tantissime storie, infatti lo sto facendo anch'io perché vedo che fa la differenza, e mostrate il vostro giorno per giorno, dove mostrate così come siete, spiegate le vostre storie, che cosa state facendo, i vostri dubbi, le vostre difficoltà, le cose belle, qualunque cosa, le cose che mangiate, qualunque cosa, quello crea molto seguito. Le persone vi seguiranno e troverete molte più contatti. Quindi pensate bene a queste cose che vi ho appena detto. Quindi pubblicare senza un messaggio chiaro è come parlare una lingua che gli altri non capiscono e crea un profilo, cioè ti consiglio di creare un profilo che sia un profilo come a te piacerebbe. Cioè, tu seguiresti il tuo profilo? Questa è la domanda che io ti faccio. Tu seguiresti il tuo profilo? Io molte volte il mio ho detto io questo non lo seguirei ho cambiato delle cose perché ho detto io il mio profilo non lo seguirei, non mi piace. Quindi dovete creare un profilo che voi seguirete. Qua andiamo alla parte più che mi piace di più, che è la fondamentale, soprattutto se si lavora sui social. È il raccogliere i contatti. Cioè, i social di per sé non è, è solo una vetrina. Cioè, se non ottenete dei contatti dai social e avete solo dei follower o dei mi piace o commenti, queste cose non sono vostre, sono di Facebook, sono di Instagram, sono di TikTok. Se loro chiudono la piattaforma, voi rimanete senza tutto quello. Quindi bisogna usare i social per tirare fuori i contatti dei social in modo che voi vi create la famosissima, dico famosissima, lista di contatti, perché la lista dei contatti è quello che vi farà la differenza e non importa se iniziate con 10 contatti all'inizio o avete anche 5, non importa, dovete creare la lista dei contatti. Quello lo so che tante volte l'ha detto, oh, questa benedetta lista dei contatti, ma è la chiave per avere successo. Quindi non aspettatevi che le persone vi rispondano i vostri post, le cose che fate dai social. No, dovete creare la strategia per essere voi a ottenere i contatti delle persone. Quindi non vi dovete mai dimenticare di, alla fine del video, alla fine della descrizione del post, alla fine del post o dove volete voi o nella immagine dove volete voi, anche nelle storie, dovete scrivere quello che si chiama la chiamata all'azione, che vuol dire tante cose possono essere, scrivimi in privato, lasciami la tua email, ti mando info su WhatsApp. Tutte queste cose deve essere un'azione che la persona deve fare per contattarvi e non importa se le chiedete il numero di telefono e l'email, eccetera. Chi già mi conosce sa che io ho delle strategie, tipo la strategia dei campioncini per ottenere contatti sui social, perché la lista dei contatti è fondamentale. Senza una lista di contatti stai solo regalando tempo a Facebook e a Instagram e tu stai solo perdendo tempo. Quindi quello è fondamentale. Quindi social sì, ma con la giusta strategia. Quindi quando noi, questo è un grave errore, diciamo no sì dai che pensiamo, noi pubblichiamo e i risultati arriveranno. No, non per forza. Non solo il pubblicare le cose ti porta a risultati. In realtà serve una chiara strategia e non dipende da quante volte pubblichi, dipende di cosa stai comunicando e come stai trasformando quella comunicazione, quello che stai comunicando, come lo trasformi in contatti veri. E i contatti veri non sono commenti diretti
al vostro profilo sono persone che vi hanno lasciato il suo email o vi hanno contattato con WhatsApp o vi hanno lasciato il suo numero di telefono. Tutto il resto non sono contatti veri. Quindi l'errore numero uno è credere che i mi piace o i follower siano il vero obiettivo di lavorare sui social. I like non ti pagano le bollette e i followers non vuol dire clienti. Quindi non serve avere un profilo pieno di cuoricini, pieno di commenti, pieno di persone che ti scrivono se tu non ricevi messaggi che ti chiedono informazioni sull'attività, sui prodotti o qualunque altra cosa. Questo è quello che devi tenere sempre in mente. Quindi il tuo obiettivo non deve essere avere i like e avere i follower, quello è un sotto obiettivo. Quello ti fa capire se i tuoi contenuti piacciono o non piacciono. Se non c'è movimento, vuol dire che i tuoi contenuti non piacciono e quindi devi cambiare, devi modificare, provare altre cose, perché se non ci sono i like, vuol dire che la gente scorre il telefono e non le piace quello che stai facendo. Quindi il vero obiettivo deve essere costruire relazioni, farsi conoscere e soprattutto ricevere messaggi privati di chi è interessato al tuo prodotto o alla tua attività o al lavoro o al servizio che tu offri. Quindi quando arriva la delusione dei social, perché molte volte arriva, no? Anche a me è successo, che io dicevo qua non c'è movimento, non arriva niente, ho avuto questi periodi finché ho capito cosa dovevo fare. E quindi molte persone mollano perché magari potrebbero essere due cose, o che hanno dei followers ma questi proprio non comprano, non ti contattano e no niente, che potrebbe essere, o che non hai neanche i followers. E quindi qua devi valutare che cosa è che non funziona. Se tu non hai followers, vuol dire che i tuoi contenuti devono essere rivisti, migliorati, devi creare una storia, spiegare le tue cose e essere un po', non avere paura di dimostrarti come sei, di condividere la tua identità. E questo non vuol dire condividere tutto, perché io non condivido tutto della mia vita, perché io ci sono cose che non voglio far vedere o che non voglio far sapere e quindi quelle cose sono tabù e nessuno le sa. Però molte altre sì, quindi dovete trovare il limite di quello che potresti condividere o non potresti condividere, quello che a te ti fa sentire bene, quello, non quello che ti dicono da fare o quello che fanno tutti gli altri, no? Io, per esempio, se avessi adesso non avrò più figli ormai, no? Però mio figlio già ha 32 anni, però se io avessi un figlio, un bebè, io, per esempio, non lo metterei sui social perché non sappiamo, quando loro avranno 15 anni, sì, le sarebbe piaciuto, no? Non hanno potuto decidere. Questo è un esempio, ognuno fa quello che vuole, però insomma che ognuno deve decidere che cosa far vedere e che cosa non far vedere. E guardate se avete followers o se avete commenti o mi piace o no. Se non c'è movimento, vuol dire che dovete cambiare quello che state pubblicando. Se c'è movimento ma non vi contattano, c'è un problema di comunicazione. O manca la chiamata all'azione o manca la strategia per far sì che ti contattino, ma se sei a quel punto, basta che crei un po', che pensi un po' e che giri un po' quello che stai facendo che già piace per far sì che si converta in qualcosa che ti porti questi contatti fuori dai social, perché sei già un passo abbastanza avanti. Quindi questo è molto buono. Però senza queste tappe la delusione arriva, lo capisco perché mi era successo anche a me, quindi è normale. Ecco, questo è un esempio di un post che funziona. In questo caso io avevo condiviso, questo è un reel che trovate nel mio profilo Instagram, e io ho condiviso la mia esperienza e ho fatto vedere questi tre prodotti e io ho spiegato come le stavo prendendo, che le avevo iniziato a prendere, che cosa erano, quali risultati stavo ottenendo e come si prendevano. Ho spiegato tutto, me lo sono studiata prima, quindi non è che mi sono messa lì a fare, a mostrare i prodotti, basta, no. Ho scelto i prodotti in base a quello che io stavo già provando, ovviamente, o le ho studiato bene, ho capito perché cosa serve ognuno. Bueno, io lo sapevo già perché lo stavo apprendendo, però insomma, per farvi dire il lavoro che faccio prima, quando si prendono, come si prendono, tutto
e poi do il risultato, no? In questo caso mi aveva aiutato a, bueno, a avere più energia. Avevo perso 1,5 kg senza rendermi conto che non era quello lo scopo, però l'avevo perso e quindi ero innamorata di questi tre prodotti. E quindi ho avuto queste risposte, no? Uno che mi ha chiesto come si fa a ordinare, un'altra persona che mi ha chiesto il prezzo e vedete la chiave qua? Io le ho chiesto, ti posso inviare i dettagli via email? Perché? Perché così ho l'email della persona che poi mi servirà per continuare a mandare l'email con altre informazioni. E infatti questa persona sta comprando i prodotti. Quindi è così che si fa. Bisogna che voi, quando vi fanno delle domande, dovete tirar fuori la persona con qualche scusa o non lo so, sai, per esempio, un altro esempio che vi do, visto che siete qua in questa Zoom, io ho pubblicato questa Zoom per tutti, che è aperta a tutti, come sapete, e l'ho pubblicata anche sui social e chi voleva entrare poteva, mi doveva contattare tramite telefono. Magari molte di voi siete già qua e direte, ah, guarda com'è furba Olga. Adesso ve lo spiego, io sapete che spiego tutto in modo molto aperto e così voi lo potete dopo fare anche voi, quindi è solo perché ve lo spiego perché così imparate come si fa. E quindi queste persone che mi hanno contattato perché erano interessate a entrare in questa Zoom che ho aperto a tutti, le ho detto lasciami l'email, prima mi hanno contattato, le ho detto contattami con WhatsApp che così te do l'email. E quindi c'era nel post e l'email, scusami, il WhatsApp per contattarmi con WhatsApp. Così mi hanno contattato con WhatsApp e così ho avuto questo contatto nuovo. I di quali ho detto, se mi dai il tuo email, ti mando tutto via email, anche perché, come sapete, perché a voi ve l'ho detto, vi manderò anche la registrazione il giorno dopo, perché ci sono persone che non possono vederla tutto, o erano distratte, o le vogliono rivedere, per qualche motivo. E quindi che cosa ho fatto così? Ho avuto il telefono e l'email di queste persone, che molte siete qua, quindi mi perdonerete, però questa è una strategia che ha funzionato molto bene, mi funziona molto bene per ingrandire la mia lista dei contatti. E quello che volevo dire è che bisogna che vi inventate delle cose e basta solo pensarci un po', non è così difficile. Un po' di creatività, fatevi aiutare dai ChatGPT, che per queste cose è una meraviglia, e vedrete che troverete strategie per far sì che ottenete il contatto poi dopo, perché se no, dopo come fate a gestire la persona? Se le mandate il link già lì, bella la Zoom e poi sparisce e non sai niente di più, non puoi creare il rapporto con le persone. E in questo tipo di business, in quello che faccio io, o magari in quello che fate anche voi, bisogna creare il rapporto con le persone perché altrimenti senza rapporto non si vende, eh? Questo ve lo dico già. Questo è un altro esempio di post che mi ha funzionato molto bene e in questo caso il mio scopo, perché come vi ho detto c'era sempre una strategia dietro di ogni post. In quello di prima lo scopo era vendere, far conoscere il prodotto per dopo venderlo tramite sempre ottenendo contatti fuori dei social. Invece in questo post il mio unico scopo era far crescere i followers, non tanto i followers, le persone che mi conoscono, no? Arrivare a molte più persone. Allora che cosa ho fatto? Ho messo in palio tre prodotti che, bueno, sapete che a noi in farmaci ci regalano molti prodotti, quindi è molto facile fare questi sorteggi, fare regali, tutto perché abbiamo così tanti regali che insomma non dobbiamo neanche investire, no? E quindi io ho pensato a fare questo post dove dicevo, anche questo è un reel, che dicevo che regalo questi prodotti e la unica cosa che bisognava fare in questo caso è seguire il profilo, quindi da lì con questo post ho avuto 150 followers in più. Poi clicca sul cuoricino, dalle il mi piace e commenta il video e così, facendo solo così, il post si è mosso tantissimo e ho avuto tantissimi risultati. Sono arrivata a 5.600 persone fino ad oggi che hanno visualizzato il mio contenuto e da lì tante persone hanno visto il profilo, hanno visto che cosa faccio, mi hanno contattato, mi hanno chiesto informazioni. Io a questo post mi andava così bene
perché già lo vedi subito quando un post funziona. Quando fai qualcosa che ti funziona, lo vedi subito perché inizi a avere, soprattutto quando sono cose in regalo, sapete che la gente ama i regali, no? Quindi se volete, se avete per esempio dei social che sono piccoli e dovete farlo crescere, basta che fate qualcosa così, tipo questo mese regalo, anche se è solo un prodotto, e poi fate con ChatGPT, fate una bella descrizione carina, eccetera, e vedrete che da lì arriva la gente, perché piace molto, a me piace molto i regali, quindi ecco. E quindi adesso vi volevo dire che io ho visto subito che questo post mi funzionava perché mi mettevano i cuoricini, mi commentavano e da qui non tiravo le persone fuori perché l'ho fatto apposta, non era quello il mio scopo è farmi conoscere. E quindi quello che io ho fatto, ho deciso di metterle 5 euro di pubblicità. Se voi vedete, qua c'è scritto promuovi di nuovo, quello compare perché io le ho messo quel post, ho detto adesso lo sponsorizzo, le ho messo solo 5 euro e guardate che risultati. E quello vuol dire che non solo avete raggiunto un sacco di gente nuova che non vi seguiva, ma vuol dire che le persone, quando voi pubblicherete altre cose, in automatico le comparirete in Instagram o anche in TikTok. Io l'ho messo anche in TikTok. Quindi questa è una strategia molto facile da fare dove, come vedete, non c'è bisogno di avere followers e non c'è bisogno neanche di farsi vedere perché io qua non mi faccio vedere. Quindi adesso non avete scuse, eh? Non ditemi che non si può fare perché si può fare. Basta che fate qualcosa un po' carino. Io questo l'ho fatto in casa mia, c'ho l'angolino, le ho messo la pianta dietro, l'ho fatto con la luce naturale del giorno, poi le ho messo un po' più di luce come vi ho spiegato all'inizio, con Canva, l'ho fatto con Canva o con CapCut, non me lo ricordo, le ho messo un po' più, no, CapCut, le ho messo un po' più di luce così che sia più bianco, poco, e poi con CapCut ho fatto queste lettere che già escono e questi effetti che già escono. E quindi è venuto un risultato, l'ho messo, bueno, ci sono degli effetti audio molto carini e dopo le metti una musichina carina che sia in tendenza in Instagram ed è fatto. E non ditemi che questo è complicato da fare perché non lo è per niente. Quindi, ecco, come vi spiegava, questa è la mia esperienza e io faccio questo ormai da 20 anni e quello che io faccio è tirar fuori i contatti dai social. Quindi questo è stato da sempre il mio scopo ed è per quello che oggi ho una lista di contatti che è quella che mi dà le vendite, mi dà le persone interessate al lavoro, mi dà tutto. Quello è il mio vero tesoro che mi continua a dare risultati. Quindi pensateci bene e iniziate a fare la lista contatti se non l'avete ancora fatto. Quindi, come vi dicevo, quello che vedete sui social è come una facciata. In realtà, quello che è il lavoro vero vero, quello che dà risultati è quello che non si vede, che è quello nascosto, che sono i messaggi privati, l'email e il WhatsApp. Quello è quello che io costruisco con le persone e è quello che mi dà risultati. Quindi, per quello vi dicevo che bisogna sempre, perché a volte, sai, mi capita molte volte che ci sono delle persone che mi guardano il mio profilo, io dico il mio non è che sia il massimo, però bueno, lo metto come esempio perché a me mi funzionano bene, però insomma, qualunque profilo che voi andate a vedere e magari vedete un profilo con tanti followers e tanto carino e voi copiate quello o cercate di farlo simile e non mi funziona. Non mi funziona perché dietro c'è tutta la strategia dei messaggi, email, WhatsApp e pubblicare per pubblicare non funziona, è solo una perdita di tempo, ve lo dico, o sea, perderete solo il tempo, quindi tanto vale che usate un po' di tempo per creare una strategia precisa, che cosa volete comunicare, chi siete, qual è la vostra identità, che tipo di persone volete raggiungere e pubblicare cose che abbiano quel senso lì. Vedrete la differenza. Ecco, e l'errore numero due è pubblicare tanto ma senza un'estetica coerente. La estetica, quindi che sia tutto un po' uguale, è molto importante. A volte vedo profili che sembrano pubblicati lì così, che va bene, non dico di no. Magari quando uno è molto famoso è uguale perché pubblichi quello che pubblico, il video o il post va sempre
virale, no? Però a me io preferisco i profili un po' più curati, dove si vede la persona, si vede che c'è una specie di cura, no? È come se voi entrate a casa di qualcuno e è tutto in disordine o così, messo così. Sì, magari è pulito, però manca quel tocco speciale. Con i profili lo stesso, quindi pubblicare tanto, ma senza una estetica coerente, anche quello sembra un mercatino caotico con tutte le cose messe lì. Il mio consiglio è usare due o tre colori, non di più, che si abbinano bene tra di loro, attenti perché a volte ho visto delle cose che non si abbinano bene e quindi viene bruttissimo. E un tipo di font, il font è il tipo di scrittura che sia leggibile e con un stile semplice. Io a volte vedo questi tipi di font che sembra per bambini. A me non piace, o in colore rosa o in colore così. A me personalmente non piace, a meno che non sia che avete tutto rosa o tutto, insomma, così. Per a me non piace, mi piace di più tutto o in bianco o in nero perché è più professionale e abbina con tutto il resto dei colori. Quindi io farei un tipo di scrittura semplice e non molto tipo dei bambini o così perché non dà professionalità e le persone non vi contattano. Quindi anche questo, un stile semplice e con pochi colori, però quelli che vi identificano, è sufficiente. E l'errore numero tre è fare contenuti, come vi dicevo prima, solo per farli, pubblicare per pubblicare. Se voi pensate che per pubblicare solo già funziona, meglio che mollate, non lasciate stare perché perdete il tempo, non vi funzionerà mai. È meglio che impiegate un po' di tempo in più in pensare il messaggio, la identità che volete dare a quel video, a quello che volete fare, che cosa volete ottenere, che cosa volete trasmettere, qual è la comunicazione, la frase di inizio, la frase della fine, quindi la chiamata all'azione, la frase iniziale che sia bomba. Tutte queste cose è meglio che dedicate un po' di tempo a pensare quello e pubblicare meno che non che pubblicate per pubblicare. Quello vi farà solo perdere tempo. Quindi contenuti chiari e non tanti, ovvio, si potete pubblicare molto, ben venga, però visto che ognuno abbiamo i nostri tempi, le nostre cose da fare, è meglio pubblicare poco, ma che sia chiaro, estetico e professionale. E poi la domanda che ti devi fare è, questo post porta qualcuno a conoscermi meglio? Lo invoglia a scrivermi? Tu pensa a questo, se un post non dà la voglia di contattare la persona o a conoscere di più la persona, ya c'è qualcosa che non va, manca la comunicazione. Quindi dovete riuscire a vedere i post da fuori, come se voi siete il vostro spettatore, no? Quindi da fuori, il giorno che riuscirete a farlo, vedrete la differenza. E l'errore numero 4 è pensare che i social da soli fanno vendere. No, i social sono un punto di ingresso. È l'unico modo per vendere, per creare business, per trovare persone per il vostro team, se state creando team, è l'unico modo per creare business e attività e raccogliere i contatti. Ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto perché i like sono sospesi nel nulla, non servono assolutamente a nulla, vi fanno solo capire se quello che state pubblicando piace o non piace. Più di questo, basta, non tirate fuori niente da lì. Quindi raccogliete i contatti, non importa se sono pochi, iniziate con quelli e poi continuate a contattarli con pues, contenuto che sia anche qui contenuto no spam, o sea, niente, chiedete a ChatGPT di crearvi contenuti emotivi che arrivano al cuore, che non disturbiano le persone, che non siano spam, che siano veri, autentici e che voi le diate il vostro tocco personale, perché quella è la chiave. ChatGPT mi aiuta tantissimo, tanto, ma io tutto lo riverifico, lo cambio, lo modifico in modo che sia io che comunico, perché sennò si vede subito, che non sei tu che è ChatGPT. Consiglio, crea la tua lista di contatti subito.
già, se non ce le hai, ora, mettiti lì a scriverla, mettila in un foglio Excel, mettila in WhatsApp, mettila dove vuoi tu. Se tu non hai una lista di contatti, sei a meno, 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 o sea, non hai ancora iniziato il tuo business. O sea, è la chiave fondamentale per iniziare a vedere quanti hai, quanti stai raggiungendo a avere, a aumentare. Quello è quello che tu dovresti, in quello che tu dovresti avere il focus. Se tu ti focalizzi solo in raccogliere i contatti, tramite i social, tramite anche se sei per strada e non lo so, e vuoi far provare i prodotti con campioncini, qualunque cosa, le devi chiedere il numero di telefono perché se no sono contatti sempre persi. E poi non serve complicarsi molto la vita, eh? Non è che dovete fare chissà che tecnologico, no. Io ho una persona che è poco tecnologica. E lei fa tutto con un quadernino e una penna, cioè si scrive tutto lì e va benissimo così. E ben venga, ognuno se lo fa come vuole, quindi cose semplici, non complicarsi la vita e molta, molta costanza. Non importa quanto tempo hai a disposizione, se è poco, se è di più è di più. Il tempo te lo gestisci tu, tu sai le tue cose e non è vero che non abbiamo tempo per fare le cose, è una questione di priorità. Se tu metti come priorità fare alcune cose e la continui a fare e ti metti lì lo scopo di migliorare, di vedere perché le cose non funzionano e cambiarle e modificarle, arriva un momento che le cose funzionano. E con i social è lo stesso. A volte abbiamo poco tempo e come abbiamo poco tempo, già non dedichiamo tempo a pensare. Allora pubblichiamo così per pubblicare. Errore. E quindi se hai poco tempo, usa quel tempo in pensare, in organizzare, in pianificare e poi se non ti funzionano, è normale non pensare che iniziano a funzionare subito, però tu devi essere costante e vedere, osservare che cosa ti funziona meglio, che cosa no, e modificare, adattare, provare varie cose, vari argomenti, varie modi di pubblicare le cose, varie tipi di contenuto. Devi provare, provare. Non c'è un segreto che ti farà fare la differenza. E l'unico modo è l'esperienza. Io ho imparato così, provando, 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 finché ho visto che cose funzionano e che cose no. E tu devi fare lo stesso. E se hai poco tempo, non importa, ma prova, 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 perché arriverà un momento che quello ci sarà qualcosa che ti dà un risultato. Magari fai una vendita, la prima vendita sui social, wow! Bueno, già i primi contatti che ti arrivano, mi ricordo tantissimo Silvia, una mia ex consulente, bueno, che è sempre consulente, però in un'altra azienda, quando aveva iniziato a lavorare sui social, che lei proprio prima neanche si faceva vedere, poi ha iniziato e dopo un po', qualche mese, sono passati mesi, per un giorno mi ha detto, Olga, io vendo da TikTok, mi contattano, non ci posso credere, ma lei ha dovuto imparare, si è messo lì piano piano e lei aveva un lavoro, ha due figli, quindi non ha il tempo. Quindi ecco, serve molta costanza ed è importante perché io lo so che uno si demotiva subito perché non vede i risultati, quindi lo capisco. È un po' come quando uno cerca di crearsi un team di lavoro, come nel mio caso, che lavoriamo con team, eccetera, e all'inizio succede lo stesso, no? Che finché non impari, vedi che cosa ti funziona, che cosa non ti funziona, uno dice, ah no, questo non funziona e molla. No, errore, errore. Bisogna sperimentare perché così, è sbagliando, che si impara e poi arriva un momento che, tac, iniziano a funzionare le cose. E quando iniziano a funzionare, che hai già il modo, il metodo, poi devi solo continuare a fare quello. Ovvio che ci saranno momenti che le cose vanno meglio, altre peggio, ma anche qua sui social funziona uguale, eh? Non è all'inizio che subito ti funzionano, no, serve tempo e molta costanza e non perdere di vista l'obiettivo e divertirti. Se ti diverti con quello che fai, ti piace, non molli. Quindi, qual è il segreto del successo? Il segreto del successo e la differenza di chi ha i risultati e chi non ha i risultati non è altro che la lista dei contatti. Ve l'ho già detto, la lista dei contatti. Quindi non sono i social quelli che vi faranno guadagnare soldi, è la lista dei contatti. Quindi pensateci bene,
perché ogni contatto che voi ricevete tramite i social, quindi il numero di telefono, email, qualunque cosa che voi estrapolate dai social, è come un semino che poi è come che se voi lo piantate diventa come una pianta che poi diventa in un albero e poi vi darà i frutti. Non sappiamo quanto tempo serve, ma funziona così. Non sappiamo quando le persone sono pronte a comprare o a entrare nei vostri team o a lavorare con voi o a prendere i vostri servizi. Non lo sappiamo, solo sappiamo che dobbiamo continuare a comunicare con loro. Quindi i social, quello che vedete, sono la vetrina, il vero business è dietro, dietro le quinte e non vi scoraggiate e quando guardate persone di successo sui social, pensate a che loro hanno tante strategie dietro, come vi ho spiegato, e curano la lista dei contatti, ve lo garantisco. Quindi, per riassumere tutto quello che vi ho spiegato, punto numero uno, cura il tuo profilo. Punto numero due, dai un messaggio chiaro alle persone, quindi qual è il tuo perché che nella vita, qual è il tuo scopo, che cosa vuoi ottenere, chi sei tu, qual è la tua identità, come puoi tu aiutare alle persone e vedrai che le persone ti seguiranno. E crea la lista dei contatti, perché la lista dei contatti è il tuo vero tesoro, tutto il resto no. E mi piace finire con questa frase, che è la frase de slogan del team, che condividi ciò che ami e guadagna ciò che meriti. Ed è proprio così. Se tu condividi la tua passione e la trasmetti con passione, se si vede la passione, avrai i guadagni, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quindi ecco, questa è la fine di questa presentazione. Spero che è molto semplice, come avete visto. Spero che qualche spunto lo prendete perché io ancora oggi vedo molte persone che non applicano queste cose e che mi dicono i social non funzionano. I social funzionano alla grande per chi sa estrapolare i contatti dei social e bisogna solo creare contenuti diversi per far sì che le persone ti diano questi contatti, così come ho fatto vedere nel post che ho condiviso con voi.